Oggi parliamo di una grande offensiva, potremmo anche parlare di colpo di coda, ma non dell'ultimo sfarfallio, se preferite, del Reich tedesco, del Reich nazista. No, semmai questa è stata un'operazione per certi versi molto ben preparata, ma malamente eseguita. Un'operazione che ha messo in luce nella pratica quanto a volte la teoria possa essere perfetta ma non corrispondente alla realtà. Un'operazione mista che vede truppe di fanteria, corazzate, degli autentici commandos in azione con un unico obiettivo, quello di sovvertire il corso di una guerra ormai segnata. Un'operazione che è fatta da rischi pesanti, delle vere e proprie scommesse, come se si fosse al tavolo da gioco del casinò. Ma in questo caso non si puntano fish, non si puntano soldi, si puntano vite umane e per certi versi anche risorse strategiche. Un'operazione che si conclude con un iniziale successo tattico per gli attaccanti, ma che si tramuta in una tragica sconfitta strategica proprio per chi l'aveva avviata. Insomma, una storia molto particolare che aiuta a capire gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Una storia che è stata raccontata nei libri, a volte anche in alcuni romanzi, in alcuni film, persino nei videogiochi. È una storia che merita di essere raccontata ancora. È quella della offensiva delle Ardenne. Ma prima di addentrarci nell'offensiva delle Ardenne, parliamo di altre offensive, quelle che quotidianamente possono essere sferrate da malintenzionati alle nostre sicurezze online, ai nostri device, ai nostri strumenti di navigazione, che siano il computer, il tablet, il cellulare, non importa. Sono rischi molto seri, sono delle offensive costanti e il modo corretto per contrastarle è affidarsi a degli autentici professionisti. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto ormai da tempo NordVPN come partner strategico, un partner che ci mette a riparo grazie alla sua Threat Protection Pro da qualunque malintenzionato e che attraverso la propria azione ci permette di navigare in tutta sicurezza anche al di fuori dall'Italia, sempre mantenendo un pieno controllo dei nostri dati e chiaramente delle nostre identità digitali. Tutto ciò è accessibile anche a voi che ci seguite grazie all'esclusiva offerta di NordVPN, i cui dettagli trovate in descrizione al video. Vi dico solo che sui piani biennali c'è una eccezionale offerta con 4 mesi gratuiti e la solita garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Ma adesso torniamo alla nostra offensiva delle Ardenne. Le Ardenne sono quell'area boscosa, collinare, al confine tra la Germania e il Belgio e la Francia. È un'area che ha già visto più e più volte il conflitto. Nella Grande Guerra, nella Prima Guerra Mondiale, anche attraverso le Ardenne erano passate le armate tedesche che avevano invaso il Belgio, lasciando stare l'Olanda per una volta, puntando dritte al cuore della Francia. Nel 1940, nella primavera del 40, la Wehrmacht, attraverso l'Oher, era passata attraverso tutto il Benelux, quella volta anche attraverso l'Olanda, e le Ardenne, che secondo i teorici francesi della guerra moderna erano impenetrabili per le forze corazzate, in realtà erano state attraversate proprio dalle Panzerdivisionen grazie all'aiuto dei genieri che avevano aperto nuove strade, nuove vie affinché le armate tedesche potessero prendere alle spalle l'esercito francese che si era rinchiuso nelle fortificazioni della linea Maginot. Ebbene, nell'inverno del 1944 la situazione è ben diversa. Il 1944 è l'anno della svolta definitiva del conflitto. All'inizio del 43, con la sconfitta di Stalingrado, di cui abbiamo già parlato in un video che trovate nel canale, le forze armate tedesche sul continente europeo si erano ritrovate per la prima volta sulla difensiva. Da quel momento in avanti la difensiva sarebbe stata una costante, non solo in Russia e in Ucraina, successivamente gli sbarchi in Italia e l'uscita dell'Italia dall'asse, poi gli sbarchi in Francia, prima in Normandia e poi nel Mediterraneo. Il quadro si era capovolto. La guerra sui due fronti era tornata a essere una realtà per Hitler, un suo incubo ricorrente. Ma da un fallimento alleato, un fallimento di cui abbiamo già parlato, l'operazione Market Garden, il tentativo di anticipare la fine della guerra, Hitler aveva ricavato una eccessiva certezza in più, la possibilità di poter infliggere un colpo molto pesante sul piano non solo militare, ma anche del morale agli alleati occidentali, per convincerli magari a ritirarsi o a testarsi su posizioni difensive e recuperare tempo e materiale prezioso da scarantare a est contro l'Armata Rossa. C'è una frase pronunciata da Hitler il 12 dicembre del 1944 ai suoi generali, che è
molto chiara riguardo al pensiero del dittatore. Nella storia mondiale non ci sono mai state coalizioni composte da elementi così eterogenei, con obiettivi così divergenti come quella dei nostri avversari. Può accadere in qualsiasi momento che questo fronte, tenuto insieme artificiosamente, crolli improvvisamente con un frastuono enorme. Questa frase, questo insieme di frasi in realtà, si riferisce alla visione di Hitler di un mosaico fin troppo eterogeneo degli alleati occidentali che hanno stretto un patto con Stalin. Hitler da tempo critica questa alleanza che giudica posticcia, difficile da mantenere, e fa di tutto per interromperla, o almeno perché almeno una delle due parti, a est o a ovest, più facile a ovest, possa venir meno, possa recedere. E quale motivo migliore per recedere un'alleanza che una clamorosa sconfitta militare? Un qualcosa che mini le certezze di un esercito che fino a quel momento ha solo vinto. Qui nasce l'operazione Wacht am Rhein, guardia sul Reno, dal nome di una popolare canzone tedesca. Un nome che farebbe pensare a un'operazione difensiva, a un'operazione di retroguardia. Ma è solo un tentativo di depistaggio. Un depistaggio che si manifesta con il cambio del nome dell'operazione. Herbstnebel, nebbia autunnale, che anche questo farebbe pensare semplicemente alla volontà di raffreddare la posizione, congelarla, mantenersi sulla difensiva. È l'esatto contrario dei piani di Hitler, che ha chiesto ai suoi generali di disegnare un piano d'azione estremamente ambizioso e molto offensivo, un piano che metta assieme le riserve a ovest dell'Ohère da gettare in battaglia per sconfiggere in maniera assoluta gli americani, costringerli a ritirarsi dal Belgio fino alle pianure francesi, cedendo il prezioso porto di Anversa, quel porto fluviale che era necessario per l'afflusso costante dei rifornimenti. Hitler vuole dare un colpo micidiale all'Occidente, non vuole solo recuperare l'Olanda, il Belgio, no, vuole far capire agli americani che se vorranno davvero sconfiggere la Germania, dovranno tentare tutto per tutto. Hitler non sa che gli americani stanno sviluppando la bomba atomica e lui stesso non credeva davvero nella potenza dell'atomo, ma era sicuro che una grande sconfitta militare avrebbe potuto gettare nel panico la dimensione sociale dell'America, i cittadini comuni, dando così una forte sterzata all'opinione pubblica. Ecco dunque che Hitler chiede un'offensiva che ricalchi il Fallgelb, il piano d'azione del 1940, e quindi le Ardenne. Era già andata bene una volta, perfetto. L'idea era di riprendere in mano i piani di allora, adattarli alle situazioni. Non si combatte più in primavera ma in pieno inverno, non si combatte più contro un esercito francese dalle condizioni sì potenti ma concettualmente errate, e soprattutto si combatte una guerra solo di movimento. Le Ardenne però sono sempre le Ardenne, quindi il piano d'azione prevede un forte fronte di divisioni di fanteria chiamate a intervenire subito, al contrario della vecchia Blitzkrieg, con alle spalle un nucleo di truppe scelte delle Waffen-SS, un nucleo molto potente. Lo schieramento tedesco infatti mette assieme il meglio che si possa essere a disposizione in quel momento. Si parla di migliaia di mezzi corazzati, di divisioni nuove di zecca e di forze tatticamente e concettualmente molto ben preparate. Ecco quindi che l'offensiva delle Ardenne, preparata per il comando del feldmaresciallo Model, consta su 3 armate. La 6ª SS Panzerarmee di Sepp Dietrich sarà la punta di diamante, ma non dovrà agire subito, dovrà attendere. A Dietrich viene dato il compito di avanzare nella valle dell'Amblève in direzione di Liegi e poi di Anversa, conquistare i punti nevralgici del Belgio. Dietrich per questo avrà a disposizione oltre 600 mezzi corazzati, radunati in 4 divisioni. Poi c'è von Manteuffel, lo abbiamo già conosciuto nel video del mese scorso, quello dedicato ai grandi comandanti Panzer. La sua 5ª Panzerarmee, con 3 divisioni corazzate, deve coprire il fianco sinistro di Dietrich, la zona nevralgica. Von Manteuffel è molto bravo, è molto preparato ed è un tattico sagace. Toccherà a lui andare verso Bastogne, la Mosa, Dinant e infine Bruxelles, il cuore del Belgio. Infine c'è la 7ª armata, affidata a un altro generale, Erich Brandenberger. 3 divisioni di fanteria e una divisione di paracadutisti, anche questa più a sud, a coprire un altro fianco sinistro, quello di von Manteuffel. Davanti a tutti loro, in prima schiera, 12 divisioni di Volksgrenadier, 7 divisioni corazzate, molte di queste però più meccanizzate che corazzate, e 2 divisioni di paracadutisti. Una massa enorme. Non è un'operazione difensiva. Di fronte a tutto questo ci sono gli alleati, soprattutto gli statunitensi, che sottovalutano il rischio. Gli statunitensi non hanno predisposto una linea difensiva potente.
hanno diversi capisaldi, ma non comunicano troppo spesso tra di loro. Nonostante le rimostranze di diversi ufficiali, il fronte alleato ha deciso di restare in attesa che passi l'inverno, in attesa che passi la brutta stagione per poi rimettersi in marcia in primavera. Omar Bradley, il comandante dei carri americani, non è esattamente convinto di tutto ciò. Neanche Patton lo è. Montgomery, invece, l'inglese, è sicuro che tutto sommato i tedeschi non attaccheranno. Non avrebbero più le forze per attaccare. Si sbaglia. 4 giorni dopo quel discorso di Hitler, l'esercito tedesco attacca e lo fa attraverso le Ardenne, in Belgio e in Lussemburgo. Si comincia alla vecchia maniera, quella classica, quella della Grande Guerra. Un potente bombardamento di artiglieria che dura 1 ora e mezzo, dalle 5:30 alle 7 del mattino, e colpisce tutte le postazioni della prima armata statunitense. Gli americani sono colti di sorpresa, non si aspettavano un simile bombardamento e non capiscono soprattutto a cosa miri. Semplicemente mira a indebolire le difese, perché dalle foreste innevate arrivano loro, i Volksgrenadier, che cominciano ad avanzare e a travolgere tutto quello che trovano. Tra l'altro le linee difensive americane hanno un punto debole. Appena 6 giorni prima, in prima linea è arrivata la 106esima divisione di fanteria, inesperta, non abituata ancora al combattimento. Aveva rilevato la 4ª divisione, veterani però molto stanchi, avevano bisogno di riposo. Questo, unito, come si diceva, a una frammentazione dei capisaldi difensivi e a comunicazioni che ogni tanto saltavano, è il punto debole degli americani. I Volksgrenadier attaccano in maniera potente, travolgono quello che trovano, ma non riescono sempre ad aprire i varchi per le Panzerdivisioni in seconda linea. Fanno fatica. Stavolta non è come nel 1940. Il terreno è diverso, è ghiacciato. Si fa fatica a mandare avanti le squadre di zappatori per colmare i fossati. I carri devono aspettare. E questo ritardo è uno dei grossi problemi dell'offensiva. Se ne accorge, ad esempio, proprio Sepp Dietrich, che con il suo Panzerkorps cerca di attaccare anche lui assieme a Hermann Priess e assieme a Wilhelm Dietrich per raggiungere l'obiettivo che è Anversa, quel porto che è fondamentale per scacciare gli americani. Senza Anversa gli americani non possono restare in zona, non avrebbero possibilità di ottenere rifornimenti, verrebbero schiacciati, spazzati via. Ma qualcosa non funziona. È il primo segnale che quella offensiva così ben preparata sulla carta può funzionare. Nella realtà è qualcosa di diverso, di molto diverso, di critico. Gli americani iniziano a resistere, anche se sono numericamente inferiori, fanno il possibile per non perdere terreno. I Volksgrenadier che attaccano questa volta si trovano di fronte a una difesa ostinace, pervicace. Muoiono moltissimi soldati tedeschi. Per 2 giorni le forze tedesche provano a sfondare e non ci riescono. A quel punto Priess chiede a Dietrich di poter far intervenire la 12ª SS Panzerdivision Hitlerjugend, una formazione composta da giovani, fanatici, ma nemmeno questa funziona. Ci si prova ancora, e ancora, e ancora, e ancora. Nella notte del 17 dicembre, la 99esima divisione di fanteria abbandona i villaggi fortificati e ripiega sul crinale, un crinale che viene difeso fino alla morte, ma contro cui tanto la Hitlerjugend quanto le altre divisioni delle Waffen-SS sbattono in maniera definitiva. Non riusciranno mai a superarlo. E questo è un vero e proprio fallimento. Il fallimento si registra al 23 di dicembre. Sono passati solo 7 giorni, appena una settimana dall'inizio dell'offensiva. E già Anversa risulta impossibile da raggiungere. Ma non è l'unica occasione di scontro. Nel frattempo ci sono altre forze che stanno premendo da altre parti. Si continua a combattere un po' ovunque. Anche i tedeschi hanno delle truppe però non perfettamente preparate. Ad esempio il caso della 3ª Fallschirmjäger Division, una divisione di paracadutisti, ma non così addestrata, non così esperta del campo di battaglia. Tant'è vero che nell'attacco al varco di Losheim i paracadutisti tedeschi fanno fatica a soverchiare gli avversari. Questi ritardi che si accumulano diventano decisivi. Quando Wilhelm Mohnke, il comandante interim della Leibstandarte Adolf Hitler, divisione di punta delle Waffen-SS, arriva sulla zona, aggirando il massiccio dell'Eifel, si rende conto che i piani sono in ritardo, che non tutto sta andando come dovrebbe andare. Dalla parte opposta, gli alleati stanno facendo comunque tanta fatica, anche perché per la prima volta si vedono dei commandos in azione. Sono i commandos di un uomo che abbiamo già incrociato lungo la nostra strada, Otto Skorzeny, l'uomo che ha partecipato alla liberazione di Mussolini dal Gran Sasso. Ha proposto un piano audace, il piano Grifone. Fa paracadutare dei suoi uomini in divisa americana dietro le linee alleate. Sono uomini che parlano un ottimo inglese.
che si spacciano per soldati e ufficiali della polizia militare, addetti allo smistamento del traffico. In realtà fanno tutt'altro. Danno indicazioni errate, smuovono i cartelli stradali, invertono le rotte, gettano nel panico e nel caos le colonne dei rinforzi americani. Ci vuole un po' per smascherare questi commandos, perché effettivamente è molto difficile. Dopo un po' gli americani capiscono come farlo, ed è il modo più banale del mondo. Le domande sulle partite di baseball. I commandos tedeschi neanche sanno cosa sia il baseball, e tutto ciò li tradisce. I commandos di Skorzeny vengono catturati e fucilati, perché d'altronde combattere indossando una divisa che non era propria e agire da spie, non si può essere tutelati dalle convenzioni. L'operazione dei commandos di Skorzeny comunque per un certo periodo aiuta lo sforzo tedesco, che arriva al suo massimo all'assedio di Bastogne. Von Manteuffel porta i suoi uomini, i suoi carri a circondare la città belga, e lì, dopo lo sfondamento sull'Ur, si gioca la partita più difficile di tutta l'offensiva delle Ardenne. A Bastogne gli americani potrebbero anche cedere, d'altronde si ritrovano contro i migliori carristi tedeschi. C'è la seconda Panzerdivision, che è retta dal colonnello Meinrad von Lauchert, che ha sbaragliato tutti i carri alleati che gli si sono parati contro. Più a sud c'è l'ex braccio destro di Rommel, l'ex colonnello, ora tenente generale Fritz Bayerlein, un veterano dell'Africa, comanda la Panzerlehr-Division. Anche lui ha travolto le difese alleate e si sta precipitando verso ovest, ma a Bastogne Walter Krüger non riesce a passare. Attacca una prima volta il 16 dicembre, a nord della città, non ce la fa. Allora ci riprova, si spinge nella valle dell'Urt, è il 19 dicembre. Il 20 dicembre arrivano i rinforzi americani, la terza divisione corazzata, che a prezzo di tantissimi carri riesce a rallentare la manovra. Von Manteuffel, va detto, non è soddisfatto. Capisce che anche qua i piani non stanno funzionando al 100%. Occorre premere ancora di più. Chiede di marciare di notte, anche a costo di marciare da soli senza i carri, di non fermarsi a liquidare i pochi nuclei di resistenza statunitensi, di aspettare che arrivi la seconda ondata. L'importante è andare sempre più avanti, sempre più a ovest. Ma l'ovest diventa un miraggio, una chimera. Lo stesso Model inizia a capire che le cose non vanno. Hitler, al contrario, è entusiasta, è convinto di aver centrato ormai il suo obiettivo, è convinto che basti dare una spallata, l'ultima, proprio a Bastogne, per far crollare gli americani. Certo, le Waffen-SS lo hanno deluso, lui puntava moltissimo sui suoi pretoriani, ma questa volta pare che manchi davvero poco, pochissimo, ma Bastogne resiste. Resiste sempre di più. Patton e Bradley sono categorici: se molla Bastogne, crolla tutto. Il 19 dicembre a Bastogne arriva la 101esima aviotrasportata. Il suo comandante generale di brigata Anthony McAuliffe chiede di poter partecipare immediatamente al combattimento, anche se la divisione è arrivata lì priva di metà dell'equipaggiamento pesante. A Bastogne si consuma forse l'assedio più tragico del fronte occidentale, ma Bastogne resiste sempre di più, resiste costringendo i tedeschi a dissanguarsi. Quando ormai si arriva al giorno di Natale del 1944, l'offensiva delle Ardenne è già fallita. Se ne rende conto von Manteuffel, che non può far altro che ordinare a poco il ripiegamento. Le divisioni delle Waffen-SS provano a ridarsi un minimo di valore sul campo. La Unstaufen, che aveva già massacrato i paracadutisti inglesi ad Arnhem, la Das Reich, sono loro a cercare sul campo di attaccare ancora di più verso Manet, verso Grand Mesnil. Niente da fare. Ormai i fianchi sono scoperti, le risorse iniziano a scarseggiare, la spinta propulsiva si è arrestata e non c'è più nulla da fare. L'intervento dei britannici, che porta alla 29esima brigata corazzata della Guardia, segna il punto di svolta. Arriva anche la seconda divisione corazzata statunitense, la Hell on Wheels, l'inferno sulle ruote, a contrastare gli ultimi tentativi tedeschi condotti da un altro personaggio che abbiamo già incrociato, lo Standartenführer Joachim Peiper. A Bastogne, dopo il giorno di Natale, arrivano gli ultimi rinforzi e sono quelli decisivi. Viene rotto l'assedio, i tedeschi devono ripiegare, tornano nei boschi. Alcuni di questi preferiscono lasciare sul campo i mezzi più pesanti, i cannoni controcarro, i cacciacarri pesanti, i carri Tigre. Li lasciano lì, nella neve, bloccati, alcuni di questi senza più benzina. Si torna indietro, si torna alle posizioni di partenza. La ritirata tedesca inizia il 3 gennaio del 1945 e da quel momento diventa irreversibile. Il 12 gennaio, sul fronte opposto, quello orientale, parte un'altra offensiva, quella sovietica, sulla Vistola, sulla Prussia orientale. Un'offensiva che travolge le deboli linee difensive tedesche.
Hitler aveva attinto al meglio del meglio per un colpo eccezionale a ovest, convinto poi di poter spostare rapidamente quelle truppe a est in tempo per contrastare i sovietici, perché a quel punto gli alleati si sarebbero già sciolti come neve al sole. Aveva sbagliato. Il Fallgelb del 1940 non era replicabile d'inverno. Gli americani, da lui giudicati imbelli, stupidi, deboli, incapaci di combattere seriamente, avevano dimostrato uno spirito combattivo notevole, determinati a non farsi travolgere. Il risultato finale dell'offensiva delle Ardenne è un clamoroso fallimento per i tedeschi, un fallimento che costa carissimo, perché nelle Ardenne i tedeschi perdono molto materiale, una forte spinta propulsiva e soprattutto hanno esaurito le preziose riserve di uomini che sarebbero stati molto più utili per difendere la Germania. Quando l'offensiva termina nella seconda metà di gennaio, la situazione per la Germania è diventata critica. A ovest è solo questione di tempo. A est i sovietici stanno galoppando in direzione Berlino, stanno prendendosi tutta la zona carpatica, hanno ormai preso Budapest e sarà proprio in Ungheria, a marzo, che i tedeschi tenteranno l'ultima operazione offensiva, un'operazione chiamata Frühlingserwachen, cioè risveglio di primavera. Un'operazione tesa solo alla riconquista dei pozzi petroliferi del lago Balaton, l'ultima riserva energetica disponibile per alimentare ancora i panzer tedeschi. Ma questa è una storia che racconteremo un'altra volta. Quello che emerge dall'analisi conclusiva dell'offensiva delle Ardenne è che fu un piano azzardato, sulla carta perfetto, praticamente qualcosa di geniale, ma che non era applicabile e che si trasformò da un possibile colpo decisivo, una possibile spallata tedesca agli alleati, in concausa dell'ormai inevitabile e da quel momento in avanti rapidissimo crollo tedesco. Hitler pensava di poter vincere ancora, di poter piegare gli alleati a una pace forzata. Invece con la sua testardaggine e con la sua cieca fede nella vittoria e, in questo caso, nelle capacità delle Waffen-SS, dimostrò solo la sua mediocrità come tattico e come stratega, accelerando alla fine, al prezzo oltretutto di moltissime vite umane, la fine del suo sogno per tutti dell'incubo del Reich dei 1000 anni.